Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi ho qui sul banco questo modulo regolatore di tensione duale con LM317 e un LM337. Potete vedere, ho collegato due tester, meno 5 volt più 5 volt. Agendo su questi trimmer, allora se agisco qua posso regolare la tensione positiva, vediamo un po', posso scendere fino a un minimo di 1,8 e posso andare al massimo, dipende dalla tensione che gli abbiamo fornito. Sa che questa scheda accetta massimo 30 volt, io gli ho fornito intorno ai 19 volt, quindi possiamo arrivare a dovremmo arrivare a 19 volt, 17, a 17 volt. Anche sul lato negativo andiamo a vedere, possiamo scendere fino a 1,8, qua 1,3, ma 1,6, 1,3, e possiamo arrivare al massimo, dovremmo arrivare intorno ai 17 volt anche qui. Vediamo un po'. 16,74, più di qua non va, 16,70 e 16,80, meno 16,70, meno 16,80. Questo regolatore ha bisogno di un'alimentazione duale, che adesso vi faccio vedere come ho fatto a fornirle. Qua possiamo spegnere, c'è un pulsante per spegnere l'alimentazione e per riaccendere. Partiamo dal trasformatore. Io ho questo trasformatore di recupero primario 220 volt 50 Hz, secondario 12 volt 12 volt. Ho collegato a 220 volt all'ingresso e all'uscita ho collegato i due pin centrali. Adesso vi faccio vedere anche lo schema, i due pin centrali insieme, così da formare una massa comune, e i lati per formare 12 volt meno 12 volt. Ho realizzato un ponte diodi con 4 diodi, potete usare anche un ponte diodo già bello che è pronto. Allora, ho collegato ai lati l'ingresso 12 e 12 volt, 12 per formare meno e più 12. Qua facciamo uscire da meno 12 volt fai 2 catodi e qua più 12 volt fai 2 anodi. Ho messo due bei condensatori per abbassare il ripple, che dopo andremo a misurare. Qua è di questi condensatori da 3300 microfarad, questo sono sempre da recupero, questo 35 volt, questo 50 volt, ma 35 volt va benissimo perché qua massimo arriviamo a 18 volt. Questo è lo schema del nostro alimentatore duale. Allora, sulla parte sinistra troviamo il nostro trasformatore. Io ho usato questo primario 230 volt, secondario 13,7 volt. Come potete vedere è collegato in serie e i pin centrali fa da massa comune. Poi troviamo un ponte di Graz formato da 4 diodi. Io ho usato 4 diodi MR856 ad alto amperaggio, potete usare un ponte rattezzatore normale. Troviamo una parte
l'ingresso di un trasformatore, l'altra parte, l'altro ingresso del secondario dell'altro trasformatore sul piedino 6, e troviamo la parte sugli anodi, la parte positiva collegato a un condensatore di livellamento per abbassare il ripple da 4007, io ho usato da 3003 ma va bene lo stesso. Dall'altra parte, per formare la più 19 volt, dall'altra parte ho messo un altro condensatore, io ho messo da 3003, qua avevo questi, e per formare il meno 19 volt fra l'uscita degli catodi del ponte raddrizzatore e la massa centrale. Vi ricordo di mettere i condensatori con il più rivolto, la parte negativa sull'uscita negativa, la parte positiva sull'uscita positiva, come da schema. Adesso vi faccio vedere le tensioni sul trasformatore. Allora, mettiamo in tensione alternata, andiamo a collegare la spina. Adesso molta attenzione, perché qua troviamo 220 volt. Andiamo a verificare. Infatti leggiamo 228 volt in alternata. Andiamo a verificare il secondario. Allora, da questa parte dovremmo trovare 12 volt, troviamo 13, 14, e anche da quest'altra parte dovremmo trovare 13, 14 volt, sempre in alternata. Qua e qua dovremmo trovare all'incirca 28 volt, 27, 28 volt. Quindi dopo il ponte di diodi andiamo a vedere, e i condensatori, che tensione troviamo. Da una parte troviamo 18 volt, dall'altra parte meno 18 volt. Vado a collegare i puntali dell'oscilloscopio. Allora, collego prima la parte negativa, quindi sul GND. Adesso su questo condensatore ho il meno 19 volt, qua ho più, ricordo, 17 volt. Andiamo a vedere il più 17 volt. Troviamo questi valori e il nostro dente di sega. Adesso andiamo a leggere e a vedere cosa significano tutti questi valori. Questa è la forma d'onda che vediamo. Quindi abbiamo misurato, abbiamo impostato in modalità AC per vedere solo l'ondulazione residua, e come si vede il ripple ha una frequenza di 100 Hz con un'ampiezza di appena 26 mV picco picco. Un ottimo risultato per un'alimentazione duale a vuoto. Quindi troviamo un dente di sega tipico di un alimentatore senza carico. Possiamo provare a inserire un carico per vedere come cambia. Qua con un valore picco picco intorno ai 25-26 mV possiamo vedere che i condensatori stanno facendo bene il loro lavoro. Non abbiamo nessun disturbo eccessivo, il ponte raddrizzatore funziona perfettamente, quindi è ideale per alimentare il nostro modulo LM317 e LM337. Andiamo a collegare un carico sulla parte positiva. Ho impostato 12 volt all'uscita, andrò a collegare questa ventola 12 volt da 2.6 watt. Ok, andiamo a collegare la parte negativa al filo nero e la parte positiva al rosso, e vediamo che la nostra ventola effettivamente funziona. Adesso andiamo a vedere il ripple sull'oscilloscopio. Ok, andiamo a vedere e vediamo che la frequenza rimane sempre a 100 Hz.
ma il Ripple è salito a circa 600 millivolt picco picco, quindi è molto più alto rispetto alla misura a vuoto. Questo è normale perché i condensatori devono fornire più correnti, quindi si scaricano di più, quindi tra una semionda e un'altra. Per ridurre questo ripple bisogna mettere dei condensatori di una capacità maggiore. Come ho detto sullo schema era da 4,7, questo è da 3300 microfarad, quindi non è tanto adatto per la ventola, va bene, ma per avere un'alimentazione più stabile bisogna aggiungere dei condensatori con una capacità maggiore. Quindi per circuiti analogici sensibili, per esempio audio o PAM 590 millivolt picco picco è tanto, quindi bisogna ridurlo, meglio ridurlo. Anche per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.